Bentornati al canale Recensioni. Oggi torniamo a parlare di Ego Power ed aggiungerei non solo oggi perché nelle prossime settimane avrò modo di testare ulteriori prodotti di questo brand. Quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in modo da restare sempre informati ed aggiornati sui nuovi video che verranno pubblicati. Ego Power è un brand che utilizzo già da diverso tempo, quindi mi posso anche un po' pronunciare riguardo al mio livello di soddisfazione personale. Non ho assolutamente nulla da dire in negativo, ho solo trovato aspetti positivi. Per prima cosa, la potenza di questi elettroutensili di Ego Power è praticamente pari a quella di accessori con motore a scoppio. Semplicemente non dovete fare manutenzione di alcun tipo, quindi non dovete star lì a impazzire con carburazione e regolazioni varie. Collegate le batterie e le utilizzate. Se avete un impianto fotovoltaico riuscite ad ammortizzare nel corso del tempo la spesa iniziale, come nel mio caso, e comunque stiamo parlando di strumenti professionali, quindi potenti, affidabili, che ovviamente costano anche un pochino di più rispetto ad altri che magari sono più economici ma non hanno sicuramente le stesse performance, e ve lo posso garantire perché utilizzo anche altri strumenti ma non sono paragonabili a quelli di Ego Power. Oggi abbiamo questo che è un elettroutensile molto interessante, l'idropulitrice a batteria. A cosa può servire un'idropulitrice a batteria? Serve per l'appunto per poterla utilizzare ovunque voi vogliate senza avere la possibilità di collegarsi alla corrente elettrica o semplicemente per una questione di comodità, quindi per non avere il cavo tra i piedi. Ci viene fornita con tutta una serie di accessori, è un'idropulitrice molto potente, 135 bar, funziona con 2 batterie Ego Power. Tra gli accessori abbiamo una tubazione di pescaggio in modo da poter utilizzare questa idropulitrice anche prendendo l'acqua da un secchio, da una cisterna, quindi non necessariamente collegandosi con una tubazione. Nel mio caso ho la tubazione, quindi utilizzeremo quella. Abbiamo anche una prolunga e tutta una serie di ugelli che adesso andremo a testare perché sono molto curioso di vedere la differenza tra questi 5 ugelli differenti. Come possiamo vedere la maniglia per il trasporto si può estendere, gli ugelli hanno dei portaugelli proprio sulla superficie posteriore dell'idropulitrice, quindi li possiamo sostituire facilmente ed averli a portata di mano costantemente. Per far funzionare l'idropulitrice è sufficiente inserire le batterie di Ego Power e siamo già operativi. Questa è la pistola regolabile, diverse potenze, e c'è anche un tasto per bloccarla, una sicura, insomma. Tra gli accessori che ci vengono forniti con l'idropulitrice abbiamo anche questi 2 supporti in plastica che servono per riporre la lancia una volta che abbiamo finito di lavorare. Allora andiamo a fare un po' di prove. In questo momento ci è montato su l'ugello da 15 gradi, quindi partiamo con la velocità bassa. Direi velocità bassa molto tranquilla, velocità alta. Ma ovviamente quella più sorprendente è la turbo, che è questa qui. Ma andiamo a cambiare anche ugello.
Quindi questo per esempio è l'ugello da 25, quindi avremo un fascio più largo. Teniamo sempre turbo. Effettivamente è un pochino più distribuito, più ovviamente il fascio è concentrato, più riusciremo a concentrare la potenza in un punto. Adesso proviamo quello da 40. E vediamo anche gli altri. Questo è un ugello con scritto R, vediamo cosa cambia. Mi sembra un ugello semplicemente per risciacquo, quindi niente di particolarmente interessante riguardo alla potenza. Invece se proviamo questo qui, questo c'è scritto turbo, quindi presumo che possa essere uno degli ugelli che riesce a sfruttare meglio la potenza. Vediamo. Diciamo che questo ugello con la scritta turbo sembra quello forse più adatto per la pulizia dell'auto, per esempio, in quanto ha un getto circolare molto potente, però circolare, quindi ci permette una pulizia un po' più uniforme. Io adesso continuo a pulire un po' qui la superficie, utilizzo l'ugello più stretto perché ne approfitto proprio per tirar via un po' di cemento, fare un po' di pulizia in questa parte qui, e poi mi sposto anche a ripulire lo stanzino della seconda baita.
Sicuramente nel mio caso le possibilità di utilizzo qui sono diverse, più che altro per una questione proprio di pulizia e manutenzione anche del tetto. Adesso infatti vado a provare la rimozione del muschio dall'epiode utilizzando sempre il getto stretto, quello un po' più potente e preciso, per appunto eliminare un po' di questo muschio. È una possibilità che ho di fare una pulizia precisa e veloce, senza dover star lì con una spatolina a tirar via il muschio a mano, ecco, è molto molto più rapido. Bene, spero che questo video sia stato sufficientemente esaustivo per far capire la reale potenza di questa idropulitrice a batteria. Riguardo l'autonomia non mi so ancora esprimere, perché ovviamente ho fatto queste brevi prove, però non l'ho portata totalmente a sfinimento ancora la batteria. Comunque siamo, diciamo, a una tacca e avrò lavorato tra i 20 e i 30 minuti indicativamente. Quindi diciamo il tempo sufficiente per ripulire una piccola superficie come questa, come si deve, fatta bene. Vi ricordo che comunque c'è il caricabatterie rapido e quindi nel giro di 20-30 minuti al massimo la batteria è pronta per essere riutilizzata. Vi lascio il link del sito di Ego Power in descrizione, ringrazio Ego Power e ci vediamo al prossimo video con un altro dei prodotti per l'appunto di Ego Power. Ciao a tutti, alla prossima!